prima che tu vada oltre, lascia che ti chieda una cosa. Sei davvero sicuro che il dio più temuto dell'Olimpo fosse il più crudele? Perché per millenni ci hanno raccontato che l'oscurità è malvagia, che ciò che vive sottoterra è corrotto, che il Signore dei morti è un tiranno senza cuore. Ma se ti dicessi che il più giusto tra gli dei non sedeva sul trono del cielo, ma in un regno senza sole, un regno dove non esiste menzogna, non esiste ricchezza, non esiste potere, solo verità. Il suo nome non veniva pronunciato non per odio, ma per rispetto. Oggi scendiamo negli inferi e ti avverto, Ade non è il mostro che pensi, è qualcosa di molto più antico e molto più inevitabile. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. E se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 1. Il figlio dimenticato. La storia di Ade inizia nel buio, non nel buio simbolico della profondità della terra, ma in un'oscurità ancora più primordiale, quella del ventre di suo padre. Quando Crono apprese la profezia che lo avrebbe visto cadere per mano di uno dei suoi figli, la paura si trasformò in ossessione. Aveva già rovesciato suo padre Urano, conosceva il peso del destino e sapeva che le profezie nel mondo antico non erano minacce, erano promesse. Così iniziò a divorare i propri figli, appena nati, uno dopo l'altro, e tra quei figli c'era Ade. Non ebbe una culla, non conobbe ninfe che cantavano tra le rocce, non crebbe libero tra le montagne di Creta come sarebbe accaduto a suo fratello Zeus. Ade venne inghiottito. Immaginate cosa significhi nascere già prigioniero, non vedere il cielo, non conoscere la luce, non distinguere il tempo. Mentre il mondo fuori continuava a esistere, lui rimaneva sospeso in una prigionia silenziosa, insieme ai fratelli e alle sorelle divorate prima di lui, Estia, Demetra, Era e Poseidone. Nel video dedicato a Zeus abbiamo osservato la storia dal punto di vista del figlio nascosto e salvato. Se non l'avete ancora visto vi consiglio di recuperarlo, vi lascio il link qua sopra e sotto in descrizione. Lì la narrazione è quella della speranza che cresce in segreto. Qui invece stiamo guardando l'altra metà della storia, la metà dimenticata. Quando Zeus, ormai adulto, costrinse Crono a rigurgitare i figli inghiottiti, Ade riemerse nel mondo non come un bambino, ma come un dio già formato. La sua nascita coincise con una guerra. La prima cosa che vide non fu la luce calda dell'infanzia, fu il cielo squarciato dalla battaglia. La titanomachia infuriava. Montagne venivano scagliate come pietre, il mare ribolliva, la terra tremava sotto il peso degli immortali. Ade entrò nel mondo nel momento più violento della sua storia. Forse è per questo che il suo sguardo non fu mai impulsivo come quello di altri dei. Forse è per questo che la sua natura prese forma nel silenzio invece che nel fragore. Durante la guerra contro i titani, i ciclopi, liberati dal Tartaro, offrirono ai tre fratelli doni che avrebbero cambiato il cosmo. A Zeus consegnarono il fulmine, simbolo della volontà celeste. A Poseidone il tridente, capace di scuotere gli oceani. Ad Ade diedero un oggetto diverso, l'elmo dell'invisibilità, un'arma discreta, sottile, strategica
indossandolo poteva muoversi senza essere visto, attraversare il campo di battaglia come un'ombra, colpire senza preavviso. Era un potere diverso. Zeus dominava dall'alto, Poseidone imponeva la propria presenza con la forza delle onde, Ade imparava a esistere nel margine. Quando i titani furono sconfitti e incatenati nelle profondità del Tartaro, il mondo doveva essere diviso. Non esisteva ancora l'Olimpo come lo conosciamo. Esisteva un cosmo appena liberato dal caos. I fratelli decisero di affidarsi alla sorte. Il cielo toccò a Zeus, il mare a Poseidone e ad Ade aspettò il regno sotterraneo. Molti, nei secoli successivi, avrebbero interpretato quella divisione come un'ingiustizia, come se il destino gli avesse assegnato la parte peggiore. Ma i miti più antichi non parlano di lamenti, parlano di accettazione. Ade non protestò, non rivendicò il cielo, non cercò di espandere il proprio dominio. Scese. E nel momento in cui varcò le soglie della terra, qualcosa cambiò per sempre. Il regno che avrebbe governato prese il suo nome, Ade. Non indicava solo il dio, indicava il luogo, un'unione totale tra sovrano e territorio, come se l'identità dell'uno fosse inseparabile dall'altro. E qui è fondamentale chiarire una cosa che spesso viene confusa. Ade non è la morte. La morte nel mito greco è Thanatos, una figura distinta, incarnazione del momento in cui il respiro si spegne. Ade governa ciò che viene dopo, è custode, è sovrano del passaggio. Nel mondo greco morire non significava essere annientati, significava attraversare e qualcuno doveva regolare quel passaggio, mantenere l'ordine tra milioni di anime, garantire che il confine tra vivi e morti non si dissolvesse. Ade accettò quel compito, non come punizione, ma come necessità. E forse è proprio qui che nasce l'incomprensione millenaria, perché governare ciò che tutti temono significa diventare il volto di quella paura. Mentre Zeus brillava tra le nuvole e Poseidone sollevava tempeste, Ade costruiva il suo regno nel silenzio, un regno che non cercava gloria, non chiedeva templi sfarzosi, non pretendeva adorazione rumorosa, un regno inevitabile. E nel cuore di quel silenzio il figlio che aveva conosciuto solo prigionia divenne il sovrano dell'invisibile, non il più celebrato tra gli dei, non il più amato, ma forse il più necessario. E mentre l'Olimpo si riempiva di intrighi, passioni e guerre, sotto la terra prendeva forma un ordine diverso, un ordine che non conosceva favoritismi, perché davanti ad Ade ogni anima avrebbe avuto lo stesso destino iniziale: attraversare la soglia. La storia del figlio dimenticato non è quella di una caduta, è quella di una discesa, e da quella discesa nascerà uno dei regni più affascinanti, fraintesi e potenti di tutta la mitologia greca. Capitolo 2. Il regno dell'invisibile. Immagina di compiere l'ultimo respiro. Non c'è fragore, non c'è dramma, solo un alleggerirsi improvviso, come se qualcosa si staccasse dal corpo, con la delicatezza di un filo reciso. Per gli antichi greci, l'anima, la psiche, era proprio questo, un soffio che abbandona la carne e intraprende un viaggio, e quel viaggio aveva una direzione precisa, verso il basso. La discesa conduceva a una riva silenziosa, avvolta da una foschia immobile. Lì scorreva lo Stige, acqua scura e solenne, sacra perfino agli dei. Sulle sue sponde attendeva Caronte, il traghettatore. Non servivano parole, bastava una moneta, l'obolo deposto sotto la lingua durante il rito funebre. Era il prezzo del passaggio. Chi ne era privo restava sulla riva, sospeso in un'attesa che poteva durare anni. Già questo dettaglio racconta molto. Quel regno non era dominato dal caos, ma da regole. Ogni anima conosceva un percorso, ogni passaggio aveva un custode.
Superate le acque, il passaggio si apriva in una vastità crepuscolare, attraversata da 5 fiumi. L'Acheronte portava con sé il peso del dolore, il Cocito risuonava di lamenti, il Flagetonte scorreva come un incendio liquido, il Lete offriva l'oblio e lo Stige, il più temuto, custodiva giuramenti infrangibili. Non erano semplici corsi d'acqua, erano stati dell'anima resi geografia. Al centro di questo mondo sotterraneo si erigeva una sala immensa, nessuna fiamma infernale, nessuna tortura urlata, solo un trono scolpito nella pietra antica della terra. Su quel trono sedeva Ade. Non c'era bisogno di proclami, la sua autorità era implicita come la gravità. Davanti a lui passavano le anime una dopo l'altra. Accanto la presenza silenziosa di Persefone. Insieme rappresentavano il ciclo completo, discesa e ritorno, fine e rinascita. Il regno era suddiviso con precisione. Nel Tartaro, nelle profondità più remote, venivano confinati i titani sconfitti e coloro che avevano infranto l'ordine universale. I campi asfodeli accoglievano la maggior parte delle anime, ombre tranquille che conservavano memoria ma senza ardore. E poi esistevano i campi elisi, distese luminose dove gli eroi e i giusti trovavano pace. Ogni destino seguiva una logica. A stabilirlo erano i giudici delle anime, come Minosse, che valutavano le vite trascorse alla luce delle azioni compiute. Ade osservava, garantendo che l'equilibrio non si spezzasse. Camminando in quelle pianure crepuscolari si percepisce un senso di ordine immutabile. Nessuna anima può ingannare, nessuna può sottrarsi al giudizio del tempo. Ogni vita trova la propria collocazione in un sistema che supera passioni e favoritismi. E forse è proprio questa imparzialità ad aver generato timore. Gli dei dell'Olimpo potevano essere corrotti da preghiere, sacrifici, promesse. Ade no. Una volta varcata la soglia, il destino era già scritto nelle azioni compiute in vita. C'è qualcosa di straordinariamente moderno in questa visione antica, un universo dove la giustizia non dipende dall'umore divino, ma dalla coerenza dell'ordine cosmico. E mentre sulle superfici del mondo gli uomini combattevano guerre, amavano, tradivano, costruivano città, sotto i loro piedi esisteva un regno che cresceva in silenzio, alimentato da ogni generazione. Un regno invisibile agli occhi dei vivi, ma inevitabile. Chi comprende questo luogo comprende anche il suo sovrano. Ade non è una figura di caos o crudeltà, è il garante di un equilibrio eterno. Senza di lui le anime vagherebbero senza meta, senza di lui il confine tra vita e morte si dissolverebbe. Nel suo dominio ogni cosa trova posto. E davanti a quel trono, scavato nella pietra primordiale, l'eroe e il mendicante condividevano la stessa verità. Il viaggio termina nello stesso punto per tutti quanti. Nel silenzio profondo della terra, l'invisibile diventa legge e il regno di Ade continua a esistere, immobile, perfetto e necessario. Capitolo 3. Orfeo, l'uomo che osò scendere. C'è un momento nel cuore della mitologia greca in cui l'ordine eterno vacilla, non per una guerra, non per una ribellione divina, ma per una canzone. Di Orfeo ho già parlato approfonditamente in un video dedicato, qui su Echi del Mito, dove esploriamo ogni dettaglio della sua storia e della sua arte capace di piegare la natura stessa. Qui ci interessa ciò che accade quando la sua musica raggiunge il luogo più irraggiungibile di tutti. Quando Euridice muore, Orfeo compie un gesto impensabile, sceglie di scendere da vivo nel regno dei morti. Non lo guida la ibris dell'eroe che vuole sfidare gli dei, lo guida l'amore, e l'amore nel mito greco è una forza primordiale quanto il caos. Attraversa i confini che separano i mondi, le ombre si fermano al suo passaggio, la sua lira vibra e le note si diffondono come luce in un abisso che luce non conosce. Perfino Caronte resta immobile ad ascoltare, perfino Cerbero abbassa le sue 3 teste. Ma il momento più straordinario avviene davanti al trono di Ade. Orfeo non implora,
non minaccia, non accusa il destino, suona. E nella sua musica c'è la fragilità dell'essere umano, il terrore della perdita, la bellezza di un legame che la morte ha spezzato troppo presto. È un canto che racconta ciò che gli dei osservano da sempre, ma raramente sentono così da vicino. Ade ascolta, ed è qui che il mito diventa rivelazione. Il sovrano dell'oltretomba, custode inflessibile dell'equilibrio, concede un'eccezione. Euridice potrà seguire Orfeo verso la luce. Una sola condizione: durante il cammino lui non dovrà voltarsi. Non è un tranello, è una regola chiara. Il confine tra i mondi è sottile e sacro, la fiducia è parte del patto. Orfeo accetta. La salita è lunga, i passi risuonano nella penombra. Dietro di lui Euridice avanza silenziosa, nessun respiro, nessuna parola, solo l'eco dei sandali sulla pietra. Poi, a pochi istanti dalla luce, il dubbio si insinua. E se non fosse davvero lì? E se fosse stato ingannato dal silenzio? Il cuore umano vacilla, dove la legge divina resta immobile. Orfeo si volta. Per un istante i loro sguardi si incontrano. Euridice tende la mano e come nebbia al sole svanisce. Non c'è ira che esplode, non c'è punizione inflitta con crudeltà, c'è una regola che si compie. Ade non trattiene Euridice per capriccio, non si compiace della sofferenza del poeta, mantiene l'equilibrio che regge il cosmo. Se una vita potesse essere restituita senza condizioni, il confine perderebbe significato e senza confine non esisterebbe più ordine. Questo mito mostra il volto più sorprendente del dio. Ade sa ascoltare, sa concedere, ma non può spezzare la struttura stessa del suo regno. Ed è forse questa coerenza assoluta a renderlo così temuto. Non si lascia persuadere dall'inganno, né dalla rabbia, né dalla supplica. La sua giustizia è fredda come la pietra, ma stabile come la terra. Orfeo torna nel mondo dei vivi con la sua musica spezzata, portando con sé una verità che nessun uomo aveva mai visto così da vicino. Anche l'amore, più puro, deve confrontarsi con la legge dell'equilibrio e Ade rimane sul suo trono, immutabile. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. Persefone, il rapimento e il patto. C'è un giorno che cambia per sempre il destino della terra. Persefone cammina in un campo colmo di luce. I fiori si piegano al suo passaggio, l'aria profuma di primavera eterna. È figlia di Demetra, dea delle messi, custode della fertilità. Ovunque lei posi lo sguardo, la vita germoglia. Poi accade, il suolo si spacca con un rombo profondo, dal varco emerge un carro oscuro, guidato da Ade, i cavalli scalpitano, la terra vibra e in un istante Persefone viene trascinata via. È l'immagine che ha attraversato i secoli, il dio dell'oltretomba che rapisce la fanciulla della primavera. Un gesto violento, improvviso, che sembra dettato dal desiderio, ma i miti antichi raramente si fermano alla superficie. Dietro quell'atto c'è un accordo che precede il grido di Demetra, un'intesa sancita da Zeus, garante dell'ordine cosmico. L'unione tra Ade e Persefone non è un capriccio improvviso, è un equilibrio che deve compiersi. Quando Demetra scopre la scomparsa della figlia, il dolore si riversa sul mondo. I campi si inaridiscono, il grano marcisce, gli alberi perdono il frutto. La dea vaga per la terra con una torcia accesa, cercando Persefone ovunque. Gli uomini iniziano a temere la fame. Gli dei comprendono che la ferita di una madre può scuotere il cosmo quanto una guerra. Alla fine si giunge a una soluzione. Persefone tornerà alla luce, ma non per sempre. Nel tempo trascorso negli inferi, la giovane ha compiuto un gesto semplice e irrevocabile. Ha mangiato 6 chicchi di melograno, un frutto rosso come il sangue, dolce e vincolante. Quel sapore la lega al regno sotterraneo. Chi accetta il cibo di una terra ne diventa parte. Così nasce il patto.
Per una parte dell'anno Persefone risale tra i vivi e la terra fiorisce nel suo ritorno. Per l'altra parte scende accanto ad Ade e il mondo entra in riposo. Primavera ed estate celebrano la riunione madre-figlia. Autunno e inverno raccontano la discesa, ma il cambiamento più profondo avviene lontano dagli occhi degli uomini. Persefone non rimane una fanciulla strappata alla luce. Col tempo assume un ruolo diverso. Nei testi più tardi appare come sovrana autorevole, presenza temuta quanto rispettata, siede accanto ad Ade, partecipa alle decisioni, custode dei misteri che nessun vivente può comprendere del tutto. In lei convivono due nature, la ragazza dei fiori e la regina dell'ombra. Il loro legame non somiglia agli amori tempestosi narrati altrove nel mito greco, non ha l'irruenza di una passione improvvisa, è un'unione che tiene insieme opposti necessari. Ade rappresenta la profondità immobile della terra, Persefone incarna il ciclo che ritorna. Insieme diventano il ritmo stesso della natura. Ogni seme che viene sepolto nel suolo ripete la loro storia, scompare nell'oscurità, attende, poi rinasce alla luce. Ogni inverno custodisce la promessa di una primavera futura. Il mito che molti ricordano come un semplice rapimento diventa così la spiegazione di un mistero più grande. La vita esiste perché accetta di attraversare la trasformazione. Nel silenzio del regno sotterraneo, accanto al suo trono, Persefone non è più solo la figlia di Demetra, è la regina che conosce sia la luce che l'ombra, ed è proprio in quell'equilibrio che il ciclo continua. Capitolo 5. Il Tartaro, giustizia e non vendetta. Esiste una profondità ancora più lontana delle pianure d'ombra. Un luogo dove gli antichi descrivevano come un abisso sotto l'abisso, una distanza talmente estrema che persino gli dei ne parlavano con rispetto. Il Tartaro non è uno spazio che accoglie le anime comuni, è una fenditura primordiale, una cicatrice nell'ordine del cosmo. Dopo la grande guerra contro i titani, fu lì che i vinti vennero incatenati, sorvegliati da forze antiche, non per crudeltà, per memoria. Il Tartaro è il luogo dove il mito diventa monito. Prendiamo Sisifo, re brillante, mente affilata, come una lama. Riuscì in ciò che nessun mortale aveva mai tentato, ingannare la morte. Per un periodo il mondo rimase sospeso, privato del suo ciclo naturale. Le battaglie non producevano caduti, il destino si inceppò. Un universo senza fine e un universo senza equilibrio. Quando infine Sisifo fu ricondotto nel regno sotterraneo, la sua pena prese la forma del suo stesso gesto. Una roccia enorme da spingere fino alla cima di un pendio, solo per vederla rotolare giù un attimo prima del traguardo, eternamente. Non è semplice sofferenza, è simbolo. Chi ha tentato di spezzare il ciclo vive ora in un ciclo che non si compie mai. E poi c'è Tantalo, accolto un tempo alla tavola divina. La sua colpa fu un tradimento che superò il limite della fiducia. Nel Tartaro si ritrova immerso in un lago limpido, con rami carichi di frutta sopra la testa. E quando si china per bere, l'acqua si ritrae. Quando allunga la mano verso il cielo, i rami si sollevano, il desiderio diventa distanza. Anche qui la pena riflette l'azione. Chi ha abusato dei doni divini sperimenta l'eterna frustrazione dell'eccesso. A stabilire questi destini sono giudici come Minosse, Radamante ed Eaco, figure legate alla stirpe olimpica. Se avete seguito il video dedicato a Zeus, riconoscerete il filo che unisce il cielo e le profondità. L'ordine stabilito in alto continua anche nelle regioni più remote. Ade presiede, osserva, garantisce che la misura sia rispettata. Il Tartaro custodisce soprattutto la storia di chi ha oltrepassato il limite della hybris, quell'arroganza che porta uomini e dei a credersi superiori alla legge universale. È un tema che ritorna spesso nei miti, qui la lezione diventa eterna.
Non c'è compiacimento nella sofferenza, c'è coerenza. Ogni pena è la forma visibile di una frattura invisibile. Il Tartaro funziona come uno specchio, riflette l'atto compiuto, amplificandolo fino a renderlo monito per sempre. E in questa profondità estrema emerge un aspetto fondamentale di Ade. Non agisce mosso dall'ira, non cerca vendetta personale, mantiene la struttura che regge il cosmo. In un universo dove ogni forza ha il suo contrappeso, il Tartaro rappresenta il punto in cui la legge si manifesta con chiarezza assoluta. Le ombre che vi sono confinate raccontano una verità semplice e potente. Esiste un limite che tiene insieme il mondo. Superarlo significa diventare esempio. E Ade, sovrano silenzioso, continua a vegliare affinché quell'equilibrio non venga mai spezzato. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social, lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Ade e gli eroi, il confine invalicabile. Scendere negli inferi è il sogno segreto di ogni eroe, non per starci, ma per tornare indietro. Attraversare quel confine significa dimostrare che il coraggio umano può sfidare perfino ciò che attende tutti, ma il regno di Ade non è un territorio da conquistare, è una soglia da rispettare. Tra coloro che osarono varcarla c'è Eracle, il figlio di Zeus. Quando giunse il momento della sua 12ª fatica, catturare Cerbero, nemmeno la sua forza leggendaria bastava a garantirgli accesso. Eracle non irrompe, non impone, chiede. Ade ascolta la richiesta e stabilisce una condizione semplice e assoluta. Nessuna arma. Se l'eroe desidera portare via il guardiano degli inferi, dovrà farlo con le sole mani. Il confronto che segue non è una battaglia epica nel senso tradizionale, è una prova di misura. Eracle avvolge le braccia attorno al corpo di Cerbero, resiste ai suoi morsi, alla coda che frusta l'aria, alla forza brutale della bestia. Vince perché accetta le regole e quando riporta il cane agli inferi, dopo aver compiuto la fatica, ristabilisce l'equilibrio. Nessuna conquista, nessuna umiliazione del dio, solo un'impresa compiuta entro i limiti concessi. Diverso fu il destino di Teseo e Pirito. I due eroi, legati da un'amicizia fondata sull'audacia, decisero di spingersi oltre ogni misura, rapire Persefone, un gesto che non nasceva da amore, ma da arroganza. Varcarono la soglia convinti che l'astuzia e la fama bastassero a proteggerli. Ade li accolse con calma impenetrabile. Nessun fulmine, nessuna minaccia. Li invitò a sedersi. Il trono su cui si posarono divenne la loro prigione. La pietra li trattenne inchiodandoli a un'immobilità che aveva il peso dell'eternità. Una condanna che nasceva dalla loro stessa presunzione. Quando Eracle, come vi dicevo prima, tornò negli inferi per riportare Cerbero, riuscì a liberare Teseo, strappandolo alla roccia con uno sforzo titanico. Pirito, invece, rimase. Alcune azioni superano il punto di ritorno. Questi racconti rivelano una verità sottile. Ade non si oppone agli eroi per timore, li osserva come si osserva una bilancia. Chi comprende il limite può attraversare il confine e tornare. Chi tenta di piegarlo diventa parte della lezione. Se nel video della Medusa abbiamo visto l'eroe affrontare il mostro, qui la prospettiva si ribalta. Negli inferi l'eroe non combatte una creatura esterna, affronta la misura della propria ambizione. Ogni passo in quel regno è un confronto con la fragilità umana. La forza fisica perde centralità, conta la consapevolezza del limite. Ed è forse questo il confine più invalicabile, non quello tra vita e morte, ma quello tra coraggio e ibris. Ade rimane al centro, immobile come la roccia che imprigiona chi osa troppo. Non cerca sfide, le accoglie. E in quello specchio oscuro anche il più grande degli eroi scopre che esiste una legge più antica della gloria. Capitolo 7. Plutone, il dio della ricchezza nascosta. C'è un momento nella storia di ogni divinità antica
in cui il nome cambia, non per caso, per comprensione. Col passare dei secoli i greci iniziarono a chiamare Ade con un altro titolo, Pluton, il ricco. A prima vista può sembrare un paradosso. Quale ricchezza può appartenere al sovrano delle profondità? Eppure basta osservare la Terra per capirlo. Ogni metallo prezioso riposa nel buio prima di brillare alla luce. Oro e argento attendono per millenni sotto strati di roccia. Le gemme si formano nella pressione invisibile, il ferro che costruisce città e armi nasce anch'esso nel sottosuolo. La ricchezza non è solo ciò che luccica, anche il seme viene affidato alla terra, scompare sotto la superficie, marcisce, si trasforma e poi germoglia. Ogni raccolto racconta una discesa seguita da un ritorno. In questo ciclo si riflette la natura più profonda di Pluton. Se avete seguito il racconto di Persefone nei capitoli precedenti, avete visto come il ritmo delle stagioni nasce da un equilibrio tra luce e profondità. Qui quel simbolismo si amplia. La terra custodisce per restituire, trattiene per trasformare. Ade diventa così il custode di una ricchezza invisibile, non quella delle monete accumulate, ma quella dei processi silenziosi che rendono possibile la vita stessa. Il suo antico elmo, capace di renderlo invisibile, assume un significato nuovo. Non è soltanto uno strumento di guerra, è il segno di un potere che agisce senza clamore. Le forze decisive dell'esistenza operano lontano dagli sguardi, il tempo che consuma, la memoria che sedimenta, la decomposizione che prepara nuova fertilità. Mentre Zeus domina il cielo con il fragore del fulmine, Pluton governa ciò che cresce nel silenzio. Il primo è immediato, visibile, spettacolare, il secondo è lento, costante e inevitabile. E forse proprio per questo il suo culto era diverso. Raramente statue monumentali, pochi templi imponenti. Il rispetto verso di lui si esprimeva con discrezione. Pronunciare il suo nome richiedeva cautela, come se evocarlo significasse riconoscere una verità che tutti conoscono ma pochi desiderano affrontare. Pluto rappresenta la consapevolezza che ogni cosa preziosa attraversa l'ombra prima di rivelarsi. Ogni trasformazione richiede una fase nascosta, ogni rinascita implica una discesa. Nel cuore della terra, dove le radici si intrecciano e i minerali si compattano, il dio della ricchezza invisibile continua la sua opera, custodisce ciò che deve maturare, ciò che deve dissolversi, ciò che tornerà in forma nuova. La sua grandezza non risiede nel dominio apparente, ma nella necessità, perché senza profondità non esisterebbe altezza, senza oscurità nessuna luce avrebbe significato, e nel silenzio antico della terra Pluton rimane il sovrano di tutto ciò che diventa prezioso proprio perché ha attraversato l'ombra. Capitolo 8. Il Signore dell'Ombra, simbolo e psicologia. Chi è davvero Ade? La domanda cambia forma quando smettiamo di guardare verso il basso e iniziamo a guardarci dentro. Ogni civiltà ha proiettato nella sua divinità le proprie paure e le proprie verità più profonde. Gli antichi greci non facevano eccezione e così prendeva forma qualcosa di più silenzioso, più intimo. Ade non rappresenta soltanto un luogo dell'universo mitico, rappresenta una regione dell'animo umano. Lo psicologo Carl Jung parlava dell'ombra come di quella parte della psiche che custodisce tutto ciò che rifiutiamo di vedere: paure, impulsi, fragilità, desideri sepolti. Non un mostro da eliminare, ma una dimensione da riconoscere e integrare. Ade incarna quell'archetipo. Pensaci. Ciò che viene nascosto non scompare, rimane sotto la superficie, influenza le scelte, modella il carattere, emerge nei momenti di crisi, proprio come le profondità della terra che lavorano in silenzio. Anche l'inconscio opera lontano dallo sguardo vigile della coscienza. Nel mondo moderno l'idea di oltretomba è spesso legata alla punizione eterna, al giudizio morale assoluto. Per i greci invece il regno sotterraneo era prima di tutto equilibrio, una struttura ordinata dove ogni anima trovava la propria collocazione. Trasportato nella dimensione psicologica, questo significa
qualcosa di potente. Dentro di noi esiste un luogo dove ogni esperienza viene depositata. Nulla si perde, ogni emozione non elaborata, ogni ricordo rimosso, ogni colpa evitata scende nelle profondità interiori e prima o poi chiede di essere guardata. E se nel video di Cupido abbiamo esplorato la forza travolgente del desiderio, quella scintilla che sconvolge la ragione e trascina verso l'altro, e se non l'avete visto ve lo linko qua sopra o sotto nella descrizione, Ade rappresenta il momento opposto, è il silenzio dopo l'impulso, è la pausa in cui restiamo soli con ciò che siamo davvero. Nel suo regno non esistono applausi, ruoli sociali, ambizioni da esibire. Ogni maschera cade perché non serve più. L'identità costruita per il mondo esterno perde significato, resta solo l'essenza, ed è proprio questa nudità simbolica a generare timore. Confrontarsi con Ade dentro di sé significa accettare la propria ombra, significa riconoscere limiti, errori, parti fragili, ma anche scoprire una forza nascosta, quella che nasce quando smettiamo di fuggire. Nelle profondità interiori avviene la trasformazione più autentica, come un seme che germoglia al buio prima di emergere alla luce. Così la consapevolezza matura lontano dagli sguardi. Ogni crescita reale passa attraverso una fase invisibile. Ade diventa allora guida simbolica di questo processo. Non seduce, non distrae, invita a fermarsi. Nel silenzio dell'ombra si comprende ciò che il rumore della superficie copre. Si scopre che la fine di un'illusione può essere l'inizio di una verità più solida. Si realizza che accettare la propria oscurità significa diventare più interi. Guardare Ade come archetipo psicologico cambia radicalmente la sua immagine. Non più semplice sovrano dei morti, ma custode di ciò che rende possibile la trasformazione interiore. Ogni volta che affrontiamo una perdita, una crisi, una caduta, compiamo una piccola discesa. Ogni volta che ne emergiamo con maggiore consapevolezza, abbiamo attraversato simbolicamente il suo regno. Il Signore dell'Ombra non vive solo nei miti antichi, vive in ogni momento in cui scegliamo di non distogliere lo sguardo da ciò che siamo davvero. Capitolo 9. Conclusione. L'inevitabile. Ogni storia conduce a una soglia. Abbiamo camminato nelle profondità, osservato giudizi eterni, assistito a patti che regolano il ritmo delle stagioni e ascoltato il canto capace di piegare perfino le leggi invisibili. Ora restiamo soli davanti a una domanda che attraversa i secoli. Perché il nome di Ade è diventato sinonimo di oscurità temuta? Forse perché incarna l'unica certezza condivisa da ogni essere umano. Gli dei dell'Olimpo governano ambiti specifici dell'esistenza. Zeus domina il cielo e il suo potere si manifesta nella tempesta. Poseidone agita le acque e il suo regno si estende fino all'orizzonte marino. Ares vive nel fragore della battaglia. Ade, invece, appartiene a ogni istante. Non interviene con spettacolo, non cerca adorazione. Rimane dove il tempo conduce inevitabilmente ogni cosa. E proprio questa presenza silenziosa lo ha reso nella memoria collettiva il più inquietante. Eppure, se osserviamo il suo cammino senza pregiudizio, emerge un'immagine diversa. Ade mantiene ciò che gli è stato affidato, non invade il mondo superiore, non altera il destino per capriccio, custodisce un confine che permette alla vita di avere senso. Se tutto fosse eterno e indistinto, nulla sarebbe prezioso. È la fine a dare peso all'inizio, è il limite a dare valore al tempo. Forse è questo che il mito cerca di insegnarci. L'inevitabile non è nemico, ma struttura. La conclusione di un ciclo rende possibile il successivo. Ora però il viaggio cambia direzione. All'orizzonte si profilano nuove figure, nuove visioni del cosmo. Sotto il sole dell'antica Mesoamerica si innalza il mito di Quetzalcoatl. Allora, io lo pronuncerò diverso tutte le volte che lo dirò. Parto da quel presupposto perché non riesco proprio a capire come si pronunci. Penso che sia quello, ma se è diverso ditemelo nei commenti, e se volete ridere scegliete questo mito futuro perché sicuramente
Sarà divertente vedere che io cambio pronuncia ogni 30 secondi per questo termine. Ma sicuramente lo chiamerò molto più spesso il serpente piumato, che è il secondo nome che ha, e che dona civiltà agli uomini, creatore e distruttore, simbolo di rinascita e trasformazione. Oppure potremmo cambiare proprio, immergerci nell'energia primordiale di Kali, danza cosmica di distruzione e rinascita, volto terribile e materno del tempo che divora e rigenera. Sono due strade, due archetipi, due modi diversi di guardare il destino. Il viaggio negli inferi ci ha insegnato che ogni mito è uno specchio, riflette le nostre paure, le nostre speranze, le domande che restano vive anche quando cambiano i secoli. Ora la scelta passa a voi. Volete seguire il serpente piumato, che insegna agli uomini a diventare civiltà, oppure la dea che danza sulla fine per generare un nuovo inizio? Potete scriverlo nei commenti, potete dirlo nella sezione community del canale e da oggi potete anche votarlo direttamente nel quiz che trovate qui sopra, immagino. È una nuova funzione di YouTube che volevo testare. Fatemi sapere anche voi se vi potrebbe essere utile. Sarà il vostro voto a decidere quale mito esploreremo nel prossimo capitolo di Echi del Mito. Intanto, se questo viaggio tra illusione e desiderio vi ha affascinato, ricordate, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi capitoli di Echi del Mito. Lasciate un like, è il modo migliore per far scoprire i miti ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. E se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. Il viaggio continua e ovunque voi stiate ascoltando queste storie, ci ritroveremo nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.